Ragazzi, siamo a grande richiesta e giustamente, tra l'altro, la spiegazione dei trick che abbiamo visto nel video precedente. Se non l'avete visto, cliccate qui in alto, andiamo a capire che cosa sono tutti questi nomi strani e tutte queste rotazioni particolari. Prima di tutto ricordatevi di iscrivervi al canale, è gratis, non vi costa niente, mi date un grandissimo supporto. Cosmo, puoi evitare di farti le unghie sul divano, per favore? Grazie. Non costa niente, a me date un grandissimo supporto, quindi iscrivetevi qua sotto, vi lascio 3 secondi. Bene, ottimo, ci siamo. Sotto lo scorso video avete commentato dicendo che non capivate i nomi dei trick, giustamente. Altri miei amici mi hanno detto che ho sbagliato delle rotazioni e ammetto che una è vero, l'abbiamo totalmente sbagliata, ma è una cosa che mi fa ancora esplodere il cervello ogni volta che vedo quel trick, ma adesso ci arriviamo. Comunque in generale capisco che non ci sia una grandissima conoscenza dei nomi di tutte queste rotazioni, quindi adesso ho preparato una piccola selezione di clip mie e alcuni degli X Games per vedere un pochino meglio e capire un pochino meglio che cosa sono tutti questi trick. Direi che possiamo partire. Ok, questo è il trick che abbiamo sbagliato. Ed è uno switch triplo cork 1440. Facciamo una piccola parentesi. In questo video ci concentriamo solo su trick in forward, quindi trick con lo stacco dal salto guardando avanti, per non complicare troppo le cose e non vedere miriadi di trick. Magari poi, se vi piace lo stile del video e vi piace questo video, ne facciamo un altro con altri trick ancora. Però questo, essendo che l'ho sbagliato, direi che andiamo a spiegarlo e poi passiamo ai trick su cui ci vogliamo concentrare oggi. Questo trick mi fa venire mal di testa da quanto è fottutamente complicato. È una cosa fuori di testa. Perché? Per capire, secondo me, perché è così strano, dobbiamo guardare come andrebbe fatto normalmente. Ed è questo. Vedete come la rotazione è molto fluida e molto morbida? Lui gira verso sinistra per quanto riguarda questo tipo di rotazione e poi fa i 3 flip. Ma prosegue sempre la rotazione verso sinistra, non si ferma, è tutto molto fluido. È un 1440, quindi sono 4 360. Ma guardate, Till Harley come lo fa. Fino a qui tutto ok. Ma in questo momento lui si ferma, blocca la rotazione, smette di girare sull'asse orizzontale e continua però a flippare, quindi blocca proprio la rotazione facendo questa manovra in cui allunga lo sci e lo prende. Vedete che la gamba destra è allungata, lui prende lo sci, blocca la rotazione e continua a flippare. E questa cosa è imbarazzantemente complicata. Tra l'altro, se ci fate caso, vedete che le sue spalle continuano a girare, fa un pochino di questo movimento. Quella è la rotazione che lui avrebbe dovuto proseguire, ma che consapevolmente ha bloccato. Ok, adesso partiamo con i trick in forward, che sono quelli su cui ci concentreremo. Ricordiamoci, forward vuol dire quelli in cui si stacca guardando avanti. Edward Thierrot, e fa anche lui una cosa veramente fuori di testa, perché va ad unire praticamente dei trick diversi. Guardiamo il trick e poi vi spiego tutta la cosa. Cork 3, cork 7, cork 5, preciso, perfetto. Tranne che, in teoria, questo trick, quando lo fai, non fai le rotazioni in quest'ordine. Perché? Perché quando tu fai delle rotazioni così grosse, hai l'inerzia maggiore all'inizio, appena stacchi. Quindi si tende a fare il primo flip con tanta rotazione, il secondo flip con un pochino meno e il terzo flip con ancora meno. Questo è lo standard. Lui in questo caso prima ha fatto una rotazione lenta, un cork 3, che è questo qua. Vedete? Cork 360. Che è un 360 fatto fuori asse. Adesso vi faccio vedere un double cork 12, che è chiaramente una rotazione molto più piccola rispetto a quella che ha fatto lui, ma in cui si vede molto bene il principio della rotazione veloce prima e poi di quella lenta. Infatti, se ci fate caso, in questo trick io faccio un cork 7 e poi un cork 540 dopo. Quindi arrivo, cork 720 che finisce qui. Vedete che io ho fatto un 720 intero e sono tornato dritto, e poi 540. Quindi prima la rotazione veloce, dopo la rotazione lenta. Questo diciamo che è lo standard. Lui ha fatto il contrario. Guardate un po'. Cork 360, che finisce qui. Poi fa un cork 720. Cork 720. Che finisce qui. Ok, quindi questo diventa un double cork 1080 e lui poi ci aggiunge
un altro 540, che è abbastanza, veramente, è fuori di testa come cosa, va contro ogni legge della fisica, ma lui riesce a farlo e tra l'altro gli viene anche molto molto bene. Quindi questo è un triplo cork perché va 3 volte con la testa sotto, quindi fa 3 flip, diciamo. 1620 perché fa un 360 più un 720 più un 540. Triplo cork 1620 ed è molto figo. Tra l'altro ho letto un altro commento sotto l'altro video che dice: ma di solito le rotazioni non sono dei multipli di 180? Sì, se ci sentite dire cork 3, cork 7, cork 9 o cork 12, 14, quello che è, sono sempre multipli di 180 e quindi di 360, semplicemente li abbreviamo per renderlo un pochino più spiccio. Quindi un double cork 12 è un double cork 1260. E con questo direi che possiamo chiudere la prima visione rapida di quelli che sono i cork. Non l'ho ancora spiegato, il cork è una rotazione che va verso l'indietro, quindi io stacco in avanti ma spingo per così. Di fianco per intenderci, vado avanti e faccio il trick nel senso del backflip per renderlo proprio semplice semplice. Quello che fa invece Birkrud è il contrario, lui stacca in avanti ma spinge verso avanti. Questo si chiama misti, bio, ci sono varie declinazioni, il misti è quello che è un pochino più flippato, il bio è una sorta di via di mezzo tra la rotazione dritta e il misti, per cui non è totalmente flippato, è quella che noi chiamiamo un asse un pochino più flat, un pochino più piatto. E qui ci fa un double bio 1980. Perché questo trick è così complicato? Oltre a girare moltissimo sull'asse orizzontale, per cui un 1980 mi serve la calcolatrice per farlo, perché sono troppi giri, sono 5 giri e mezzo, lo conferma la calcolatrice. 5 giri e mezzo con 2 flip verso l'avanti. È molto complicato perché il bio tendenzialmente è una rotazione che fai fatica a controllare per quanto riguarda il flip, quindi è molto facile andare over di rotazione, quindi girare troppo verso l'avanti, ed è abbastanza complicato bloccare la rotazione quando sta succedendo. Faccio vedere rapidamente come è costruito quel trick in modo che lo vedete prima un pochino più lento fatto da me, non quel trick nello specifico, io purtroppo non sono mai arrivato a farlo. Vi faccio vedere quel trick disassemblato, diciamo. Quindi questo è un bio 720, vedete che spingo verso l'avanti, prendo il grab che è lo stesso grab che fa lui, spingo verso l'avanti e giro. Bio 720 quindi è un flip in avanti, anche se in questo trick specifico non molto rimarcato, e 720 gradi di rotazione, quindi 2,360. La versione un pochino upgradata è bio 1080, che è questo, quindi è lo stesso trick ma con un 360 in più, e la versione ancora più avanzata è 1260, che è quindi un bio, una rotazione in avanti, un front flip possiamo dire, con 3 giri e mezzo. Lui in questo caso fa un bio 1080 a cui poi lui aggiunge un bio 9 ed è veramente un trick fuori di testa, hai tantissima rotazione, hai pochi punti di riferimento perché noi quando facciamo i trick cerchiamo sempre di vedere il cielo e la terra per capire a che punto siamo. Infatti se ci fate caso guardate la sua testa come fa, va sempre a cercare il landing, quindi l'atterraggio il prima possibile con un grab che è fuori di testa da quanto è tirato, è perfetto. Possono anche contare le rotazioni: 360 1, 720 2, 1080 3, 1440 4, 1800 5 e 1980 5,5. Quindi questo è un bio 1980, è uno dei trick a mio parere più complicati al mondo perché è veramente molto 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 difficile controllare l'asse di rotazione. Se spingi troppo atterri di faccia, se spingi poco atterri di schiena, a metà trick devi veramente tirare fortissimo pur di riuscire a portare la rotazione mantenendo l'asse, è super complicato, quindi complimenti per l'esecuzione perché è impeccabile. Torniamo ai cork, dove anche lui fa una cosa particolare, non particolare come Edward T. Roma, anche questo è molto particolare. Questo è un triplo cork 1800 e lui fa 720, 720, 360, ognuno di questi con un flip. E voi direte, ma prima non si fa tutta la rotazione grossa e poi quelle un pochino più lente? Sì, ma quando si gira così tanto è difficilissimo girare più di un 720 quando dopo hai così tanti altri gradi di rotazione da fare. Un piccolissimo appunto che però è un dettaglio tecnico molto importante: quando si fa per esempio un triplo cork come in questo caso 1800, si cerca sempre di entrare nel flip successivo guardando avanti, per cui lui per esempio non potrebbe fare cork 900 poi uno switch cork
720 e poi un altro switch cork. È un po' complicato come discorso, però tenete presente che se stacco in forward e voglio fare un triplo, la fine di ogni flip, tranne l'ultimo, deve essere in forward. Quindi cork 720, forward, forward, e poi l'ultimo fai, insomma, in base se vuoi atterrare in switch o in forward, fai quello che vuoi. Però guardate, lui adesso ritorna dritto ed è in forward, quindi ritorna verticale ed è in forward, entra nel flip successivo, gira, 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 fa tutti i suoi giri, e quando rientra nell'ultimo flip, da verticale, è ancora con la testa che guarda verso valle. E poi conclude la rotazione, come dicevo prima, o atterrando in forward o atterrando in switch. Switch è quando si scia all'indietro. Tanti mi hanno anche detto: come avete fatto a capire che Antoine Delis avrebbe fatto un quadruplo prima che lo facesse? Perché c'è un dettaglio abbastanza vistoso, ma magari per chi non è abituato non lo nota subito. Guardate, lui fa un triplo che fino a qua potrebbe anche sembrare normale. Sarebbe stato un normalissimo, tra virgolette, tra parentesi, tra tutto, perché non è normale, ma sarebbe stato solo un triplo cork 1440 che in una finale degli X Games nel 2023 non è un trick che si fa perché non è sufficientemente complicato, e a un certo punto lui si è palesemente aperto, guardate qua, arriva e boom, si apre per bloccare la rotazione. Questo è la classica cosa che si fa o quando si vuole setappare un trick, quando si vuole provare il trick di setup per il trick successivo, quindi provare un trick che ti dia abbastanza confidenza per poi spingerti al livello successivo, o lo fai quando a mezz'aria ti caghi sotto e non vuoi concluderlo. Qui secondo me lui si è cagato sotto, perché non mi sembra un atterraggio e un trick fatto da uno che voleva solo provare a capire se poteva starci. Secondo me è partito convinto e poi a una certa ha detto apriamoci, lasciamo stare, meglio prossimo giro. E quindi si è aperto così. Qui voleva chiaramente fare un quadruplo 18, che è un trick molto 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 spesso. Next. Guardate come si apre. Oh. E adesso... Mamma mia, ha allungato anche le unghie delle dita, secondo me, pur di bloccare questa rotazione. Ecco, un altro bring back. Raga, qui si parla di cose veramente complicate. Nonostante questo sia il trick con meno gradi di rotazione in tutta la gara, secondo me, fatto su un salto così grosso, è veramente, veramente complicato. Esce, sembra un cork 3, e invece atterra in switch. Guardate, blocca la rotazione, pretzel, oppure bring back, e atterra in switch. Praticamente ha fatto un 180 in cork, che non si può in realtà, cioè cork 180 non è un trick che si riesce a fare, perché non hai abbastanza rotazione per riportare i piedi sotto. L'unico modo di farlo è questo, non so come, non so perché, ma lo fa. Questo è come dovrebbe essere. Cork 3, stacco dritto, faccio un 360 storto e atterro dritto. Lui stacca dritto, fa un cork 360, sembra che, o meglio, sembra che lo stia per fare, e atterra in switch. Magia? No, è Alex Hall, che ha non so cosa nel cervello per inventarsi queste cose. Infatti vedete il suo corpo atterra tutto storto perché il corpo vuole continuare a girare ma lui blocca la rotazione. Adesso per tutti quelli che si stanno chiedendo Ian, ma sei un maestro? No, non sono né un maestro né un allenatore. Questo video non serve secondo me tanto per insegnare i trick, perché non si può insegnare questo tipo di trick. Questo video serve più per spiegare come noi riconosciamo i trick, come si chiamano, come distinguerli anche tra di loro, perché mi rendo conto che soprattutto con così tante rotazioni sia veramente complicato riconoscere i trick. Quindi niente, questo video non serve per insegnarveli, serve solo per portarvi un pochino di conoscenza. Quindi, se mi sono spiegato sufficientemente bene, cosa che spero, ma di cui non sono troppo convinto perché veramente diventa complicato anche da spiegare questo tipo di cose, vi lascio un trick qui, non vi dico che cos'è, e se questo video è stato abbastanza utile e avete capito come distinguere i trick, come chiamarli e come capire i gradi di rotazione, io vi lascio un trick, non vi dico cos'è, scrivetemi qui sotto nei commenti che trick è secondo voi. Bene raga, spero che questo video vi sia piaciuto. Non sono molto abituato a spiegare le cose così nel dettaglio, così nello specifico, quindi spero sia anche stato utile. Ci vediamo nel prossimo video, grazie per aver guardato, ciao!